Buonasera amici di Directa Sport, benvenuti a Porto Torres. Questa è la palestra di Via Brunelleschi e sarà da qui che vi racconteremo la quinta edizione della Sesa Boxing Night, l'evento pugilistico turritano che ormai è un vero e proprio appuntamento fisso e che abbiamo nuovamente la fortuna di raccontarvi qui sui canali di Directa Sport. Noi ci concentreremo sugli eventi di questa sera, ma un programma di 2 giornate, quello di questa Sesa Boxing Night. Come detto, cominciamo qui oggi con un nutrito fuoriprogramma che farà da antipasto al meeting internazionale Sardegna contro Corsica, con alcuni dei migliori prospetti provenienti dalle due isole. Nella giornata di domani invece il focus sarà sui giovanissimi, con il terzo criterium giovanile Porto Torres che attende oltre 70 bambini provenienti da tutta la Sardegna che verranno qui per continuare la loro crescita sportiva in questa importante, quasi fondamentale occasione di confronto. Oggi però noi siamo qui per raccontarvi, oltre ai fuori programma citati, quella Sardegna-Corsica che promette scintille. Saranno 15 in totale gli incontri che andremo a raccontarvi, che cominceranno tra pochissimo. Probabilmente sentite l'annunciatore sotto che conclude con la lettura della scaletta. Voi non potete sentirlo, allora ne approfittiamo noi per dare lettura di questa scaletta. Si comincia con Federico Pistidda e Martino Binaghi. A seguire per gli altri 6 fuori programma Stangoni Emanuele contro Federico Fresu, Andrea Carboni con Riccardo Razzoli, Salvatore Soggiu e Fabiano Canu, Roberta Lami contro Mulas Federica, Alessandro De Muro e Valentino Giglio. A chiudere invece i fuori programma saranno Salvatore Vacca e Felipe Brisu. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti del meeting internazionale, Arturo Martoni incrocerà i guantoni con Alexandre De Franchi, Mattia Miccichè con Antoine Giacometti, Enrico Falchi e Paul Antoine De Franchi, Gabriele Contini con Ben Fatah Bilal, Mauro Marci invece con Philippe Susini, Miguel Tumatis invece con Islam Herzi, Federico Carta, Ayadi Luei e Giuseppe Nardi, fresco di un terzo posto ai campionati italiani, la sua medaglia di bronzo conquistata con una grandissima prestazione. Si ripresenta sul ring per sfidare Robert Perez. Tanto vedete inquadrati sul ring Antonello Loi e Pietro Pintado, organizzatori in quanto maestri della Sesa Boxing, questa Sesa Boxing Night, tentativo di raccontarci quello che sarà questa serata.
Compiuti i saluti del caso, e allora adesso sarà tempo per annunciare i primi giovanissimi pugili che saliranno sul ring di via Brunelleschi. Come anticipato in precedenza, se la nostra scaletta è corretta, si tratterà della categoria Under 15, 37-40 kg. Federico Pistidda e direttamente dalla Lombardia Martino Binaghi. Eccoli gli annunci. All'angolo rosso, lo vedete già inquadrato, Federico Pistidda direttamente dalla Sesa Boxing, organizzatrice di questa Sesa Boxing Night. Ragazzi che gareggiano per la categoria Under 15, come detto, 3 riprese da 1 minuto e mezzo ciascuna, e questa è la distanza. E intanto viene presentato anche l'angolo blu con Martino Binaghi, difende i colori della Segrate Box. Partiti. È Pistidda che prende l'iniziativa, attacca veloce con una combinazione a 2 mani. Bravo Binaghi ad uscire da una situazione non semplice, stretto comunque alle corde da più fresco Pistidda in questo primissimo avvio. Ancora l'iniziativa di Pistidda. Tentativo di destro da parte di Binaghi, ottima schivata di Pistidda, colpo mancino di Binaghi che ora incassa però un altro diretto sinistro. Ottima iniziativa da parte di Binaghi che mette probabilmente quello che è il suo primo colpo pulito di questo primo round.
Certamente sorriso più apistita, più mobile all'interno del ring, più padrone del centro, con giovanissimo Binaghi costretto più volte alle corde. Ancora 2 round però per conoscere il vincitore. Ricomincia l'incontro, il secondo round. Ottima iniziativa di Binaghi, molto abile con quel mancino. Invitato però ancora una volta a tenere alta la fronte. Piccolo problema al caschetto però per Binaghi. Deve essere comodo prima di poter riprendere. Ancora Pistida costretto all'angolo. Binaghi, ottimo lavoro di Pistida, prova a mettere colpi pesanti però Binaghi. Altro gran lavoro di Pistida che sfrutta le sue leve più lunghe rispetto all'avversario, però non ha particolari problemi ad uscire dalle corde, anche se qua deve incassare un ottimo colpo da parte di Pistida, che poi continua con il suo lavoro alle corde, dentro ancora forte con un destro al volto. Finisce anche la seconda ripresa. Tempo anche per terza e ultima ripresa.
Sembra sapere di essere in vantaggio Pistida, conserva le distanze rispetto all'avversario, fa scorrere il tempo. Siamo anche al limite adesso per questo terzo round. I due continuano solo ad accarezzarsi, finisce così. Allora l'incontro con Pistida che dovrebbe averla portata a casa, ora lo scopriremo insieme tra poco. Grande prova però di Martino Binaghi. Bravo, coraggioso anche. Incontro che soprattutto nella prima ripresa è stato molto difficoltoso per lui. Vedremo però cosa avranno deciso i giudici. Eccolo il verdetto. Vince Federico Pistida. Decisione unanime dei giudici. Un bel applauso per Binaghi, tutto il pubblico in via Brunelleschi. Già tempo per il secondo incontro. All'angolo rosso Emanuele Stangoni, Nord-Ovest Academy. All'angolo blu per il Team Eritu Federico Fresu. I ragazzi sono della categoria Under 17, 74 kg. Intanto sentite il calore per Federico Fresu. La distanza sulla quale si combatterà in questo match saranno le 3 riprese, ma stavolta da 2 minuti. Cominciato l'incontro. Stangoni contro Fresu. Iniziativa di Stangoni che ne mette dentro 2 interessanti. Fresu vera brava ad uscire dalle corde e difendersi. Di Stangoni però l'iniziativa. Dentro col mancino Fresu. Stangoni però lo tiene a distanza e si difende bene.
Preso che ha leve leggermente più lunghe, costretto però all'angolo. Molto bravo qui Fresu. Stangoni però non arretra di 1 centimetro. Finisce qui. Adesso piccola pausa, poi si va con l'inizio del secondo round. Inizio della seconda ripresa, ottima iniziativa da parte di Stangoni. Molto bravo Stangoni con dai e vai, 2 colpi in pieno volto per Fresu. Ancora Stangoni col sinistro, dentro anche con la schivata e poi altro jab a segno. Prova Fresu a rispondere col mancino. Non smette un attimo di andare giù per schivare però Stangoni. Ma Fresu evita un colpo, poi ne mette dentro un paio. Sfida a viso aperto adesso. Un colpo da una parte e un colpo dall'altra. Ancora Stangoni dentro col destro, terza interruzione nel giro davvero di pochissimi secondi. In realtà suona la campanella per mettere fine al secondo round. È probabile però che qualche istante da recuperare ci sia. Ve lo dico solo perché l'arbitro ha fatto segno di aver fermato il tempo subito dopo aver sentito il suono della campana. Eccolo, infatti è arrivata nuovamente il suono della campana che ha messo fine in maniera ufficiale al secondo round. Entrambi a riprendere la posizione, a riprendere un po' di fiato e poi sarà tempo per provare a decidere questo incontro.
Si comincia anche con la terza ripresa. Solita iniziativa di Stangoni. Bravo Fresu però qui col sinistro. Bravissimo Fresu con la combinazione sinistro-destro, forte anche col montante, risponde Stangoni, si piace alle corde Fresu, soprattutto quando è in grado di rispondere. Un po' stanchi i due adesso, siamo agli sgoccioli. Altra iniziativa per Stangoni, cerca il clinch Fresu, fondamentale recuperare le energie, manca pochissimo. Stangoni forte con quello che è probabilmente l'ultimo colpo. Ero convinto di aver sentito battere sul tavolo, non è questo il caso. Allora si continua. Molto bravo Stangoni ancora una volta. Eccoli gli ultimi 10 secondi che cominciano in questo momento. Mette un paio senza particolare convinzione Fresu, che poi va a vuoto col destro. Il contro finisce adesso. Vedremo tra Emanuele Stangoni e Federico Fresu chi avrà avuto la meglio. Ecco l'annuncio. Vince l'angolo rosso Emanuele Stangoni. È suo questo incontro. E allora li vedete inquadrati, già protagonisti del centro ring. Tempo per il terzo incontro. All'angolo rosso Andrea Carboni difende i colori della Turris Martellini. All'angolo blu per il team Eritu Riccardo Razzoli
Ragazzi che gareggiano per la categoria Under 19, 55 kg, cambia ancora la distanza sulla quale si percorrerà questo incontro. Stavolta 3 riprese da 3 minuti e andremo avanti su questa distanza per un bel po'. Cominciato anche il terzo incontro. Fase di studio tra Carboni e Razzoli con l'atleta dell'angolo blu. Ha provato a prendere l'iniziativa. Non semplice però fino a questo momento per i due trovare colpi puliti. Ecco Razzoli in attacco. Buona risposta da parte di Carboni. Buona combinazione di Razzoli, bravissimo però Carboni ad evitarla. Colpo da una parte per Carboni, colpo dall'altra per Razzoli. Tanto equilibrio davvero in questo primo round. Ottimo diretto qui di Carboni che poi scivola leggermente. Finisce qui la prima ripresa.
Cominciata anche la seconda ripresa. Entrambi in attesa di quello che sarebbe il momento giusto per colpire. Razzoli che ora va forte però a prendersi l'iniziativa, prova a sfidarlo anche tenendo giù la guardia Carboni. Piccolo problema ad audio che speriamo di aver risolto. Attenzione adesso con gli animi che si scaldano in tribuna. Razzoli col mancino, Carboni col destro. La campanella che mette fine al secondo round. Comincia ora la terza ripresa. Buon mancino da parte di Razzoli. Va a rispondere combinando
destro e sinistro Carboni, ma rimane alta e precisa, ordinata la guardia di Razzoli. E poi va dentro ancora con questo gancio sinistro. Ottima combinazione di Razzoli, prova a mettere la freccia in questo terzo round. Ancora destro, sinistro, destro per Razzoli. Ancora forte al volto Razzoli, poi bravissimo a scappare. Invitato però a colpire con la parte regolamentare del guantone. Deve rispondere Carboni questa seconda metà di terzo round. Molto bravo qui Carboni. È stato veloce ad uscire da quelle combinazioni di Razzoli fino a questo momento. Qui ha perso quel mezzo secondo che gli ha fatto incassare un paio di colpi. Prova col montante ad uscire Carboni. Razzoli però lo tiene a bada bene. Occhio a Carboni, molto bravo qui con destro-sinistro. Poi va giù Razzoli, un po' accompagnato al suolo però da Carboni, invitato a non tenere giù. Spinta l'avversario. Molto forte Razzoli con la combo. Assorbe bene però Carboni. Ultimi secondi di match. All'attacco Razzoli. Finisce qui l'incontro. Adesso attendiamo per il verdetto. E ora occhio all'annuncio. Vince l'angolo blu, vince Riccardo Razzoli del Team Erittu.
È il momento di presentare l'incontro numero 4 di giornata. Comincia in questo momento, ma siamo in debito delle presentazioni. All'angolo rosso Salvatore Soggio, Wheelchair Box, under 19, 75 kg questo incontro. Soggio sarà opposto all'atleta della Corner Gym Oristano, Fabiano Canu. E vedete, pronto menar le mani all'angolo blu. Ottima iniziativa qui da parte di Canu. Arriva addirittura il conteggio per Salvatore Soggio. Molto bravo Fabiano Canu a indirizzare immediatamente quello che può essere pensiero dei giudici. Con un ottimo approccio al match. Ancora Canu in attacco, si difende Soggio cercando l'iniziativa, diretto però di Canu è tremendo, molto bravo Soggio. Qua trova il primo colpo pulito del suo primo round. Attacco Soggio. Manca a lavorare al corpo adesso Canu, che però subisce un ottimo rientro da parte di Soggio, che poi però è costretto ad indietreggiare ancora. Fa paura Canu quando prende l'iniziativa. Soggio deve ancora cercare le contromisure. Altro destro, altro sinistro per Canu, certamente meglio lui ai punti fino a questo momento. Siamo però ancora dentro il primo round e arriva addirittura al secondo conteggio per Salvatore Soggio. Finisce qua la prima ripresa. Davvero una gran bella figura per l'atleta della Corner Gym Oristano. Soggio è stato un po' investito forse da un ottimo approccio in questo primo round da parte di Fabiano Canu. I ragazzi iniziano a pesare 75 kg. Quindi bisogna fare particolare attenzione. Intanto arriva la chiamata per mandare fuori i secondi. E allora comincia anche la seconda ripresa. Vediamo se è a contatto col suo angolo. Soggio ha preparato qualche contromisura. Un Canu che non cambia il suo modo di boxare in attesa e poi va fortissimo come un fulmine con quei diretti. Ancora una volta bravo a mettere colpi sulla corazza.
Molto bravo Kano ancora, destro e sinistro. Buon lavoro in uscita per Soju. Però è costretto a prendere un altro paio di colpi molto forti. Kano che si chiude molto bene. Bravo qui Soju col montante a segno. Non ha impedito però a Kano di rispondere per le rime. Sembra anche leggermente stanco ora Salvatore Soju. Kano che tiene la guardia alta, poi prova questa combinazione al corpo e poi dentro potentissimo. Con questo montante che chiama il terzo conteggio dell'incontro di Soju. Per l'arbitro però credo proprio che vada bene così. Invitato al suo angolo. Kano intanto con la giudice che fa il giro. L'incontro è decisamente finito. Attendiamo solo l'annuncio, che in questo caso però è una formalità. Davvero fenomenale Kano. Si è costruito l'occasione per il gancio che ha chiuso l'incontro. Prima lavorando molto bene al corpo, forte e veloce, in attesa del momento in cui la guardia di Soju si sarebbe abbassata. Arrivato puntuale, potente e al volto per un gancio che ha messo fine all'incontro. Sì, vince per interruzione arbitrale Fabiano Kano.
Rientriamo in cronaca perché è il tempo per l'incontro numero 5 di questa Sesa Boxing Night. All'angolo rosso per la Sesa Boxing Club Roberta Lamy, all'angolo blu Federica Mulas che difende i colori del Boxing Club Cagliari. Ragazze che fanno parte della categoria Elite 50 kg. Anche qui la distanza è la stessa, 3 riprese da 3 minuti. Più vivace Mulas, questo avvio Lamy però non molla, sostenuta anche da tanto tifo qui a Porto Torres. Piccolo problema con la comodità del caschetto per Roberta Lamy. Brava qui con l'uppercut a aprirsi uno spiraglio, non indietreggia però Mulas. Ottimo colpo di Roberta Lamy. Un destro d'incontro. Tanto ancora problemi. Invitata all'angolo neutro Federica Mulas. Niente di irrisolvibile, incontro che è già ripreso. Davvero brava col piede d'incontro Lamy. È frizzante però Mulas che non molla. Brava ad evitare i colpi dell'angolo rosso Mulas. Va dentro bene con questo gancio destro. Ma guarda che evita solo per metà il colpo alla Lamy. Bravissima Mulas, ottima risposta di Lamy. Ho chiesto una medical time out, anzi no, dice di essere pronta per ricominciare Mulas. L'arbitro è d'accordo. Oh, diretto destro di Lamy. Molto brava qui Mulas. Lamy che sembrava aver preso l'iniziativa. Mulas molto brava 2 volte con questo destro al volto. Gran bel primo round. Molto brave entrambe, iper coraggiose, non hanno problemi ad affrontarsi con la fronte altissima. Di fatto boxando così non può che trattarsi di un primo round da tantissimi colpi da una parte e dall'altra. Difficile capire se c'è un reale favorito al momento.
Iniziato anche il secondo round. Molto brava qui Federica Mulas, arretrato al momento giusto con Lamy che ha colpito. Mulas che ha risposto. Ottimo sinistro al volto per Mulas, che poi va a vuoto col destro. Sinistro di Lamy, sembra averne di più adesso, però Mulas che mette dentro un paio di combinazioni, invitata dal suo angolo a raddoppiare i colpi Roberta Lamy, come in questo caso. Brava qui Mulas, prima al corpo poi al volto, una combinazione che gli ha portato 2 chiari punti. Brava Lamy qui ad inserire questo gancio destro. Basta così però anche per la seconda ripresa. Inizia anche la terza ripresa. Forse un piccolo problema per Roberta Lamy. Eh sì, necessaria ancora una giustatina al caschetto.
Tempo di boxare ancora. Destro potentissimo di Federica Mulas, che prova anche a raddoppiare, brava Lamy a chiudersi. Mulas ancora, 3, 4, 5 colpi consecutivi. Ha un po' abbassato la guardia per un attimo Roberta Lamy, rischiando non poco. Poi bravissima però a reagire, mettendo dentro 2 colpi al volto diretti. Un terzo anche con il jab destro che funziona contro la guardia di Mulas, che ora sta un po' sbracciando. È un finale davvero tutto da vivere. Quanto visto, forse serve un po' di più a Roberta Lamy per provare a portarselo a casa questo incontro, perché sicuramente è sua la seconda parte di questo terzo round. A vedere però qual è l'equilibrio dei primi due, che sono onestamente sembrati a favore di Mulas. Non abbiamo né le competenze, neanche una posizione in realtà per dare un giudizio che spetta solo ai direttori di gara. Ultimi istanti di match. Che finisce in questo momento un bellissimo abbraccio tra Federica Mulas e Roberta Lamy. Mette fine a questo incontro elite tra queste due ragazze che hanno davvero regalato spettacolo. Arriva il verdetto, vince l'atleta dell'angolo blu Federica Mulas. Ma davvero bravissime entrambe, che bel match che ci hanno regalato.
Allora rieccoci. Incontro numero 6 di giornata. È ancora tempo per i ragazzi Elite di scendere sul ring. All'angolo rosso per la Sesa Boxing Club Alessandro De Muro. All'angolo blu per la Sardana Box & More Valentino Giglio. È cominciata allora De Muro contro Giglio. Fase di studio con Valentino Giglio. Prova a mettere qualche colpo per verificare il posizionamento della guardia del suo avversario. In questo momento però sta rispondendo molto bene, chiudendo con ordine. Parliamo di Alessandro De Muro. Grande iniziativa qui. Che bravo Alessandro De Muro. Costretto alle corde qui Giglio. Prova a rispondere Giglio, ma non c'è più tempo per questa prima ripresa. Finisce tra gli applausi per Alessandro De Muro, che qui è di casa e si sente. Comincia la seconda ripresa. Occhio ad Alessandro De Muro. Vuole interromperlo prima questo match.
A riprendersi il centro del ring Giglio. De Muro però sembra solo in attesa, come in questo caso. È riuscito molto bene da quella situazione Giglio. De Muro però ha schivato entrambi i colpi. Altro lavoro al corpo, ma la guardia è perfetta. Ancora De Muro, destro-sinistro. Prova a tenere le distanze, Giglio va forte col diretto destro. De Muro però non ci sta, risponde ancora. Fortissimo, anche se sulla guardia di Valentino Giglio. Finisce qui anche la seconda ripresa. E ora vedremo insieme cosa ci aspetta per il terzo round. Tra i pugili più tecnici che abbiamo avuto la fortuna di raccontarvi fino a questo momento stasera. Comincia anche la terza e ultima ripresa. Ancora attivo De Muro. Buon lavoro al corpo però per Valentino Giglio. Qua subisce un bel sinistro d'incontro però all'altezza del torace da parte di Alessandro De Muro. Sinistro ancora una volta al corpo per Giglio, che poi però deve incassare un montante molto potente da parte di De Muro. Non tremano le gambe di Valentino Giglio, si continua a boxare. Destro di Valentino Giglio al volto, a segno. Ancora De Muro sulla figura. Continua a cercare quel tipo di colpo Giglio. Subisce però un altro diretto destro al volto.
dato tutto i due pugili. Momento di clinch per provare a recuperare le ultime forze. Siamo in chiusura anche del terzo round. Finisce qui l'incontro. Bellissimo abbraccio tra questi due ragazzi che hanno dato vita a davvero uno dei match più divertenti fino a questo momento. Arriva il verdetto. Vince l'angolo rosso, vince Alessandro De Muro. E l'ovazione che sentite perché è appena stato presentato l'angolo rosso per la North-Ovest Academy, Salvatore Vacca. E poi andiamo alla presentazione anche dell'angolo blu per il Team Box KI, Felipe Briso. Si combatte per la categoria Elite, 80 kg. Incontro che comincia adesso, è l'ultimo dei fuori programma, poi ci aspetta solo il meeting internazionale Sardegna-Corsica. Saranno ben 8 gli incontri che andremo a raccontarvi. Ora però è tempo di rimanere concentrati sul ring con Vacca e Felipe Briso pronti a dar spettacolo. Questo unico incontro senza protezioni al momento.
C'è Vacca in attacco con Brisu che ha leve più lunghe, prova a controllare il suo diretto avversario. Vacca però è molto mobile, molto bravo anche a capire qual è il momento giusto per attaccare. Una schifata qui di Vacca. Invitato ad entrare dal suo angolo. Arriva anche un bel diretto al volto per Vacca. Brisu però forte dentro con un sinistro d'incontro. Gran schivata di Vacca. Brisu che però usa molto bene il braccio sinistro, sia per portare colpi, sia per tenere lontano il più possibile Vacca, come in questo caso. Dotato di ottima tecnica Brisu fino a questo momento, sta facendo vedere ottime cose, oltre a portare colpi molto precisi, talvolta potentissimi, come il caso dell'ultimo jab. È anche molto bravo a usare il suo vantaggio in altezza, tenendo Vacca il più lontano possibile, di fatto cercando di neutralizzarlo. Vedremo cosa inventerà l'angolo del coach Iannarelli. Qualche contromisura va presa. Un Felipe Brisu davvero in ottima forma fino a questo momento. In realtà credo che siamo molto vicini alla parità, se non la rappresentiamo in maniera assoluta fino a questo momento. Brisu però dà l'impressione di essere più a suo agio al centro del ring, anche se mancano ancora 6 lunghissimi minuti. Eccola la contromossa di Vacca, provare ad accorciare il più possibile, mettere più colpi. Un Brisu che però continua ancora in questa caccia all'uomo, colpendo poco Brisu, ma quando lo fa è davvero impressionante. Vacca però non è uno che molla, almeno quando è evidentemente sotto. Oggi non lo è, quindi è fondamentale che continui con queste combinazioni. Molto bravo qui Brisu, che però non barcolla minimamente. Prova Vacca a combinare sul volto di Brisu. Molto bravo qui Vacca, 3 colpi consecutivi. È uscito bene dalle corde però Brisu, che poi mette dentro un ottimo gancio sinistro. Sta difendendo molto meglio rispetto al primo round Vacca.
Porta anche colpi più precisi. Attacca anche, se leggermente scordinato in questo caso Vaca. Va come un toro, tiene giù la testa, attacca. Che pathos questo incontro. Ultimi secondi per questo secondo round. Vaca schiva bene. E alla fine è chiuso anche il round numero 2. È più equilibrio rispetto al primo. Probabilmente ha sorriso a Felipe Brisu. Su questo non sono assolutamente convinto che si possa dire lo stesso. Ci aspettiamo un terzo set spartiacque. Seguitelo con noi. Comincia anche l'ultima. Lavora troppo bene con quel sinistro Felipe Brisu. Prova ad imitarlo però Vaca, mette dentro un paio di colpi che Brisu non ha nessuna fatica a schivare. Invitato anche dal pubblico di Porto Torres ad attaccare Vaca. Difende così Brisu, in questo caso Vaca non ne approfitta del tutto. Vaca, destro, sinistro al volto, stavolta a segno. Si può riprendere ancora Vaca. Destro molto pesante. Sta un po' sbilanciando adesso Vaca per provare a mettere più colpi possibili nel tempo che manca per la fine del match. Ottima parata qui di Vaca su un Brisu che pregustava la possibilità di attaccare con guardia nulla. Non tante di Brisu, raddoppiato molto bene. Ancora Brisu, questi ultimi istanti di match. Destro, sinistro, destro al volto, arriva anche il conteggio per Vaca. Ha accelerato proprio sul gong. Felipe Brisu, si può boxare, vediamo se c'è tempo. Sembra di sì. Ancora Brisu. Finisce qui l'incontro. Che incontro!
all'altezza della sua categoria questo Salvatore Vaca contro Felipe Brisu. E ora attendiamo per il verdetto. Ecco l'annuncio. Arriva il verdetto, vince i punti, vince l'angolo blu, vince Felipe Brisu. Davvero congratulazioni ad entrambi, però ci hanno regalato un grande match. E allora abbiamo chiuso con il fuori programma. Tra poco sarà tempo per il meeting internazionale. Ma prima potrebbe esserci una sorpresa, quindi attendiamo delucidazioni. Al momento rimaniamo live qui dalla palestra di via Brunelleschi Porto Torres. Sì, è il momento della premiazione sul ring per Andrea Aroni, nuovo campione italiano dei pesi supermedi. Andrea che ha vinto il suo match che abbiamo avuto la fortuna di raccontarvi sui canali di Directa Sport il 19 aprile di quest'anno. Come detto, titolo italiano dei pesi supermedi battendo Luca Di Loreto. Proprio a una manciata di metri da qui al Palamura di Porto Torres. Una vittoria che ha consegnato alla Sardegna un altro campione italiano dei pesi supermedi.
ring anche il maestro Maurizio Muretti. Viene consegnata una targa ad Andrea. Da Manuel Cappai. Ancora un attimo di attenzione però, perché quello per Aroni non è l'unico premio, l'unica targa in programma qui in palestra, perché è il momento di accogliere l'abbraccio del pubblico anche per il nuovo campione europeo dei pesi gallo, un altro Sassarese Doc, Cristian Zara. Lui che da pochissimo, il 9 maggio, una manciata di giorni fa, ha conquistato il titolo europeo sconfiggendo Vincenzo Picardi, fogliano di Valfortone. Match interrotto alla 10ª ripresa per una ferita a Picardi. Zara che ha ottenuto la vittoria per verdetto unanime. Lo vedete premiato insieme al suo coach, al suo maestro Claudio Iannarelli. Per Cristian e Claudio un paio d'anni davvero da top assoluti, è un futuro radioso in questo sport, sempre nel tentativo di scalare verso l'alto il più possibile. Viene annunciato adesso l'inizio di una piccola pausa che ci
separerà dall'inizio del meeting internazionale Sardegna-Corsica. Noi ne approfittiamo per andare in pausa pubblicitaria, torniamo per la presentazione delle due squadre. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Cekicek riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascelo ha dovuto col portiere Cascelo. Ilva Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non vale, una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta! E l'1-0 per i Giuri Senesi. Poi in prima di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente. Ed eccola qua, la festa. E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello,
paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life.
io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Allora rieccoci, nuovamente live dalla palestra di via Brunelleschi in Porto Torres. Tutto pronto quasi per l'inizio della presentazione delle due squadre che formano i raggruppamenti di Sardegna e Corsica. Tutti sul ring gli addetti ai lavori e noi allora proviamo a restituirvi quelle che sono le parole che arrivano dal ring. Non è semplicissimo perché anche qua facciamo un po' di fatica a capire cosa viene detto. Eccoli, è il momento di presentare qui alla Sesa Boxing Night 2025 la delegazione francese direttamente dalla Corsica. Saremo noi a presentarvi i nomi dei ragazzi. Si tratta di Alexandre Franchi, Paul-Antoine De Franchi, Antoine Giacometti, Ben Fatah Bilal, Philippe Susini, Erzi Islam, Ayadi Louei e Robert Perez. Bandiera corsa in bella vista per i ragazzi appena entrati. Ora invece il turno, li vedete già tutti sul ring della delegazione della Sardegna. A rappresentare la nostra isola Arturo Maltoni, Mattia Miccichè, Enrico Falchi, Gabriele Contini, Mauro Marci, Miguel Tumatis, Federico Carta e il neo bronzo ai campionati italiani Giuseppe Nardi. Vengono presentate le due squadre con gli accoppiamenti dalla quale saranno protagonisti i ragazzi, quindi si sono appena salutati Mattia Miccichè e Antoine Giacometti, Enrico Falchi e Paul-Antoine De Franchi. Gabriele Contini e Ben Fatah Bilal, Mauro Marci e Philippe Susini. Miguel Tumatis e Erzi Islam.
Federico Carta, che sarà opposto ad Ayadi Louis. E poi l'ultimo incontro che ci aspetta, quello tra Giuseppe Nardi e Robert Perez. Allora, momento degli inni, poi sarà tempo di cominciare.
Bella scena in cui le due squadre si augurano fortuna a vicenda. Ora però è tempo di rompete le righe. Tra poco si scenderà sul ring.
Ora è tempo delle presentazioni. Comincia questo meeting internazionale Sardegna-Corsica. All'angolo rosso per la Sesa Boxing Arturo Maltoni. Per il Boxing Club Ajacen Alexandre De Franchi. All'angolo blu. Si riparte dalla categoria Under 17. Loro gareggiano per la 47 kg. Andremo avanti con 3 riprese da 2 minuti. Piccola sistemata a caschetto per Alexandre Franchi. E poi sarà tempo di cominciare. Cominciato il primo incontro di Franchi contro Maltoni. Molto mobile sulle gambe De Franchi, prova ad entrare diretto con questa combinazione tra corpo e viso. Buona la combinazione di Maltoni che arriva a colpire al viso De Franchi. Ultimi istanti per questa prima ripresa. A uscire nel clinch Maltoni, lo fa bene. Ultimi 10 secondi. Finisce qui una prima ripresa, tanto equilibrio, tanto studio tra i due. Adesso una piccola pausa prima di riprendere.
Cominciata anche la seconda ripresa. Molto bravo qui Maltoni con De Franchi che però non arretra. Ancora alta la guardia di Maltoni. Prova a sfruttare quei pochi centimetri in più rispetto all'avversario per tentare di tenere la distanza. Non semplice però con De Franchi che è molto bravo a cercare continuamente di andare sotto l'avversario e mettere più colpi al volto possibile. Davvero tanto equilibrio in questo incontro. Un altro bel colpo di De Franchi. Ultimi secondi per questa ripresa. A vuoto con un paio di colpi Maltoni. Ne mette dentro uno importante proprio sulla sirena De Franchi. È davvero complicato capire da che parte della bilancia pende l'ago. Via anche alla terza ripresa. Prova ad avanzare Maltoni. Invitato a tenere sulla fronte Alessandro De Franchi. Finisce qui l'incontro. Gran bell'abbraccio poi tra i due a sancire quello che è
il primo incontro di questo Sardegna-Corsica. Vedremo tra poco chi avrà avuto la meglio. Vince i punti l'angolo rosso, Arturo Maltoni della Sardegna, questo primo incontro. E allora presentiamo anche il secondo incontro. All'angolo blu Antoine Giacometti, Boxing Club Ajaccio. All'angolo rosso Mattia Miciche, Box Segrate. Si gareggia per la categoria Under 17, 54 kg. Anche qui la distanza prevede 3 riprese da 2 minuti ciascuna.
Giacometti che prende l'iniziativa, Micichè lo tiene lontano, cerca il modo di avere un po' di luce per attaccare. Gran botta qui di Giacometti. Deve stare attento Micichè. Va a rispondere adesso Teta Lombardo. Giacometti lo ha chiuso all'angolo. Come provare ad uscire Micichè. Lo fa bene. Ha portato più colpi sicuramente Giacometti. Pochissimi però sono andati a segno. Finisce qui la prima ripresa. Ancora Micichè in attacco in questa prima parte di secondo round. Ottimo però il rientro di Giacometti. Destro sinistro. Tremendo qui Giacometti. A provare ad uscire da questa situazione Mattia Micichè non è semplice però. Ancora Micichè prova a mettere un paio di colpi dentro. Ultimi secondi di secondo round. Meglio in questa seconda parte Micichè. Attacca però ancora Giacometti. Finisce qui anche la seconda ripresa.
Iniziata anche la terza ripresa, lo spartito però non è cambiato, ancora Giacometti in avanti. Prova a rispondere con qualche colpo Miciché, non è semplice però. Ottimo linguaggio del corpo per Giacometti che attacca ancora. Buon lavoro in risposta qui per Miciché. L'iniziativa però rimane transalpina. È stanco adesso Miciché, lo capisce Giacometti che mette dentro un gancio devastante. Ancora forte col sinistro Giacometti, finisce qua l'incontro. Probabile che possiamo spingerci verso l'angolo blu. Ma vedremo tra poco. Arriva il verdetto, vince i punti il pugile dell'angolo blu Antoine Giacometti. Correct. Uno pari dopo i primi due incontri.
Tempo per presentare questo terzo incontro, meeting internazionale Sardegna-Corsica, qui alla quinta edizione della SESA Boxing Night. Vedete già sul ring l'angolo rosso per la SESA Boxing, Enrico Falchi. Sta arrivando invece l'atleta dell'angolo blu, deve giusto finire di indossare il caschetto, ma già ve lo presentiamo, si tratta di Paul-Antoine De Franchi. Cominciata questo Falchi contro De Franchi. Ricordiamo che siamo ancora nella categoria under 17, grammatura però dice 50 kg. Non cambiano le distanze, 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Un lavoro di Falchi destro-sinistro. Falchi mette un paio di colpi, poi scappa. La guardia un po' bassa, però rischia con De Franchi che non lo molla. Ancora Falchi con questa particolare scelta di tenere la guardia bassa, invitando quasi De Franchi ad attaccare per primo. Finisce qui la prima ripresa. 2 minuti di sostanziale equilibrio.
Comincia la seconda ripresa. Più incisivo Falchi. Continua nella sua marcia però De Franchi. Lontano dal bersaglio Franchi. Poi però entra forte col diretto sinistro. Tanti colpi a vuoto in questa ripresa. Finisce anche questo round. Qua è davvero complicato. Sarà decisivo il terzo. Comincia la terza ripresa. Ottima schivata di Enrico Falchi. Però deve mettere dentro qualche colpo incisivo. Tanto clinch in questo match. Ottimi colpi al volto per Paul-Antoine De Franchi.
Tanto c'è un piccolo problema per De Franchi, invitato all'angolo neutro Falchi. Forse leggero sanguinamento, ma siamo davvero lontani per capire. In ogni caso sintomo dell'incisività di Falchi negli ultimi 2 round soprattutto. Ultimi secondi del match, bravissimo ancora una volta Falchi, finisce qui l'incontro. E ora attendiamo il verdetto. Incontro pari. Comprensibile per quanto abbiamo visto sul quadrato. Non è riuscito a portarlo dalla sua nemmeno con quel piccolo medical timeout Enrico Falchi. Peccato perché ha portato dentro un'ottima box, molto tecnica, molto particolare. Almeno per quanto abbiamo visto fino a questo momento. Non è bastato però per portarlo a casa. Il primo incontro pari di giornata. Si resta 1-1 allora dopo i primi 3 incontri.
Cominciato anche il quarto incontro di questo Sardegna-Corsica. All'angolo blu Ben Fatah Bilal, Boxing Club Ajaccio. All'angolo rosso Gabriele Contini, Kilcher Box. Si gareggia per la categoria Under 19, 52 kg. Distanza di 3 riprese da 3 minuti. Occhio però, perché Ben Fatah Bilal ha già costretto al primo conteggio Gabriele Contini. Ancora Bilal con questa combinazione, risponde Contini. Molto vivo il match nei suoi primi istanti. Ricordiamo che ricominciamo con 3 round da 3 minuti, dopo averne vissuti 3 match. Una formula 3x2. Ancora Bilal, pesante destro-sinistro, poi lavora il corpo, va forte col montante. Risposta di Contini con questo sinistro al corpo. Buon lavoro di gambe da parte di Contini. Bilal però sembra averne di più. Deve reagire Contini adesso. Bilal che raddoppia molto bene tutti i colpi. Punta prima al corpo, poi al volto, come in questo caso. Finisce qui la prima ripresa. In realtà l'equilibrio molto più di quanto si poteva aspettare dopo i primi 40 secondi. Una ripresa che sorride probabilmente a Ben Fatah Bilal proprio per quel conteggio. È ancora lunga la contesa però per Gabriele Contini, che può provare a rifarsi sotto.
Entrambi invitati intanto all'angolo neutro, in attesa di capire quando potrà riprendere il match. Non è chiarissimo il motivo dell'interruzione, appena ne sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo. Forse la necessità di un intervento medico a bordo ring, non che i due protagonisti siano coinvolti, li vedete inquadrati, ma vedo il direttore di gara che guarda verso un troupe dell'ambulanza, ma non abbiamo visuale su quello che sta succedendo. Allora, mentre cerchiamo di capire cosa si tratti, di quale sia il problema, vi ricordiamo che non finisce qui questa stessa Boxing Night, nel senso che non finisce nemmeno quando Sardegna e Corsica avranno esaurito tutti gli incroci, perché si torna qui in via Brunelleschi domenica 18, con inizio previsto alle 9:30 il terzo Criterium giovanile, alla presenza di oltre 70 bambini provenienti da tutta la Sardegna, un appuntamento di grande impatto sociale che dà la possibilità di confronto e crescita non solo sportiva alle categorie dei bambini dai 5 ai 12 anni che si affacciano al pugilato e a tutte le attività propedeutiche. Quindi per chiunque fosse all'ascolto che ne avesse la possibilità, domani, qui a partire dal primo mattino, potrete assistere ad una delle più belle manifestazioni giovanili della nobile arte. Tanto non si muove nulla sul quadrato. Sì, se non vado errato è in corso un controllo medico, però davvero di più non riusciamo a dirvi. Tanto sul ring si riprende
forse un piccolo mancamento per uno dei giudici. In ogni caso la ragazza dovrebbe essere uscita, anzi senza il condizionale è uscita sulle sue gambe senza aiuto della barella, quindi niente di particolarmente preoccupante. Ora probabilmente verrà accompagnata, fare tutte le verifiche del caso, l'autoambulanza qui fuori. In ogni caso sul ring il match è ripreso. Gabriele Contini, ben fatta Bilal. Rispettivamente angolo rosso e angolo blu. Ancora Bilal pesante al volto con il braccio destro. Ancora il montante di Bilal, arriva al secondo conteggio. Ho paura che non ci sia niente da fare per Gabriele Contini. L'arbitro che decreta la fine dell'incontro. Allora serve l'annuncio per renderlo ufficiale, anche se non ci sono sorprese. Vince per interruzione medica, o comunque dell'arbitro, non medica. Ben fatta Bilal. Niente da fare per Gabriele Contini. E allora andiamo verso il quinto incontro di questo Sardegna-Corsica.
Ecco le presentazioni. All'angolo blu Filippo Susini, Boxing Club Ajacen. All'angolo rosso per il Team Box Campai Mauro Marci. Marci contro Susini. Subito forte col sinistro Susini. Marci risponde bene però. Siamo dentro la categoria under 19, 60 kg. Ancora Marci, calcola le distanze con quel destro. Bravo col montante, forte. Risponde però Susini. Bravo a raddoppiare quel colpo. Susini però sinistro davvero preoccupante. E star lontano Marci ad attaccare al momento giusto, come in questo caso. Bravo col lavoro al corpo, il montante però di Susini che non scherza affatto. Avversario davvero tosto questo ragazzo transalpino. Marci però ha i numeri per stare con lui nel quadrato. Ancora al corpo Susini, due volte, prima col sinistro, poi col destro. Grande gancio fortissimo di Marci al volto. Susini però non arretra, anzi avanza fino a mettere alle corde Marci, che però se la cava alla grande. E poi un bel abbraccio a fine di questo primo round. Davvero non si sono minimamente risparmiati. Una delle più belle prime riprese fino a questo momento, senza ombra di dubbio. Via alla seconda ripresa.
Parte subito forte Susini. Marci però fantastico nello schivare. Bravo ad allontanarsi in questo momento Marci, a mettere anche un paio di colpi importanti. Occhio adesso a Susini, fortissimo col gancio destro. Non ha barcollato però Marci, davvero bravissimo. Un grande incassatore. Lavora molto col destro, prima il gancio, poi il montante per Marci. Fondamentale che metta ancora qualche colpo prima della fine del round. Chiude con i tempi giusti Marci, attacca pieno organico però Susini. Ancora Marci col destro. Va a sfidarlo adesso Susini tenendo la guardia bassa, allontanandosi al momento giusto. Destro da una parte, destro dall'altra, il montante di Marci. Prova a raddoppiare anche con un paio di colpi. Entra forte col sinistro Susini. Invitato all'angolo neutro Marci adesso. Qualche evidente segno sul volto. Questa è battaglia vera. Incomprensibile che qualche capillare sia saltato. Può riprendere l'incontro. Forte col sinistro Marci. Ultimi secondi per questo secondo round. Destro pesante. Ma a tempo scaduto per Marci. Doveva chiedere scusa all'avversario. Infatti è stata davvero una questione di millesimi di secondo, non c'era volontarietà di recare nessun tipo di danno verso Susini. Tanto ci arriva qualche notizia relativa alla scena che avete visto prima. Non si trattava di una giudice dell'angolo, bensì di una ragazza del pubblico che era stata poco bene. Ora però la situazione sembra totalmente rientrata. Terza e ultima ripresa di uno degli incontri più duri di giornata. Marci e Susini, destro di Marci, mancino di Susini. Forte anche col destro il transalpino. Invitato a tenere sulla testa Marci.
Contro che viene bloccato nuovamente. Ancora necessità di tamponare un po' di sangue che esce dal volto. Mauro Marci. Nuovamente tempo di boxare. Bravo col sinistro Marci, lo tiene alle corde. Però Susini che va fortissimo col gancio destro. Ottima risposta di Marci. Ancora Susini e Marci. Certo, non si stanno risparmiando. Altro avviso per utilizzo della parte corretta del guantone. Ottima schivata qui di Susini. Marci attacca, sinistro-destro. Padrone del centro del ring Susini. Deve reagire Marci. Bravissimo col destro Marci. Peccato che non abbia fatto partire una bella combinazione delle sue qui. Sinistro ancora, segno per Marci. Prova col sinistro al corpo Marci, si difende alla grande Susini però. Anche con l'utilizzo del clinch quando serve. Invitati a boxare nuovamente. Ultimi secondi del match. Ancora del clinch. Finisce qui l'incontro e finisce con un abbraccio che non smetteremo di sottolineare. Davvero un incontro a tratti devastante per entrambi ovviamente. Per questo che l'abbraccio finale vale ancora di più. Che match tra Mauro Marci e Philippe Susini. Adesso scopriamo insieme il verdetto. Non è così scontato come potrebbe sembrare. Tanti applausi per questi due combattenti. E ora vediamo cosa dicono i giudici. Arriva il verdetto. Vince ai punti l'angolo rosso Mauro Marci. Grande vittoria per Marci. E ora ci apprestiamo a raccontarvi gli ultimi 3 incontri. Tra pochissimo ci risentiamo con la presentazione.
Rieccoci, terzultimo incontro, all'angolo blu Erzi Islam, Boxing Club Ayecen, all'angolo rosso per il Team Box KI Miguel Tumatis. Sta subito con tanto ritmo questo incontro con Tumatis che prova a prendere l'iniziativa, non lo fa avanzare più di tanto Erzi. Ragazzi che combattono per la categoria degli under 19, 68 kg. La distanza è la stessa, 3 riprese da 3 minuti. Piccola aggiustata al caschetto di Tumatis, poi si riparte. Iniziato con grande veemenza questo incontro. I due non hanno particolare voglia di studiarsi, sì, di andare alla ricerca di un colpo definitivo. Già nel primo round molto mobili, destro potente questo di Erzi. Un Tumatis che si difende bene, poi nel tentativo di schivare va incontro di fatto a una montante. Per fortuna sua la guardia era alta. Destro ancora di Erzi, non deve dar le spalle lì Tumatis. Arriva preciso il comando del Team KI. Non girarti, non girarti. Davvero qua questione di incolumità. Tutta la vita meglio prendere un diretto sul naso che sulla nuca. Ancora le corde Tumatis, non lo molla Erzi. Un altro destro potente al volto, poi prova a lavorare al corpo, altro gesto per il clinch. Sente fastidio probabilmente Tumatis, è quello che sta provando a far capire al suo angolo. Allarga un po' le braccia Tumatis, subisce però immediato un diretto sinistro da parte di Erzi. Bravo nella doppia schivata, ma Erzi non arretra. Ancora le corde qui Tumatis, combinazione che di fatto genera un conteggio. E occhio però perché per l'arbitro il linguaggio del corpo non è piacevole, quello di Miguel Tumatis. E allora abbiamo già un vincitore nella prima ripresa per interruzione arbitrale. Ha vinto Islam Herzi.
È arrivato anche l'annuncio ufficiale, ha vinto Islam Herzi. Penultimo incontro di giornata. Under 19, 75 kg. All'angolo blu per il Boxing Club Ajaccio, Ayadi Lui. All'angolo rosso, Shardana Box & More, Federico Carta. Comincia la prima ripresa. Carta, angolo rosso, Ayadi, angolo blu. Occhio a questo diretto pesante di Ayadi, destro importante a segno. Deve reagire Carta. Ancora Ayadi, destro al corpo, sinistro al volto, poi a vuoto.
Davvero una ripresa senza esclusione di colpi questa. Ottimo sinistro al volto diretto da parte di Carta. Grande risposta però di Louis Ayadi. Prova col sinistro Carta, alta però la guardia di Ayadi. Ultimi secondi per il primo round. Che finisce in questo momento. Via la seconda ripresa. Un po' per le terre qui Ayadi, anche con la collaborazione di Carta che poi lo aiuta a rialzarsi. La combinazione Carta. A vuoto Carta, a vuoto Ayadi. Invitato a tenere su la guardia dal suo angolo Carta. Arriva anche il conteggio adesso per Carta. Dopo un gran colpo centrato da Ayadi. Abile però per tornare a boxare Federico Carta. Destro, sinistro, destro. Adesso è in dominio Ayadi. Un altro destro al volto per il corso.
Un po' in confusione adesso Carta, sta provando a seguire le direttive del suo angolo. Ayadi però non lascia tempo per respirare, mette dentro un sinistro tremendo, anche se non credo che venga contato a tabellino. Ha interrotto l'arbitro. Finisce anche la seconda ripresa. Ripreso anche incontro con questo terzo round. Più attivo Carta. Eh sì, è interrotto per necessità mediche. Tamponato sanguinante Federico Carta. Tornati a boxare, ma è già tempo per un nuovo conteggio per Carta. L'arbitro dice che si può riprendere, non perde tempo però Ayadi. Destro, sinistro ancora, altro sinistro per Ayadi, ancora potente col mancino. Bravo però Carta a schivare, mantenere vivo il match nonostante evidenti difficoltà. Adesso cerca di prendere un po' di ossigeno in questo clinch, poi però i colpi che porta sono colpi di un atleta davvero stanchissimo, tant'è che arriva un altro conteggio. Vuole continuare Carta, nonostante il terzo conteggio ricevuto. Ci avviciniamo alla fine di questo incontro.
che finisce in questo momento una battaglia al quale molto probabilmente lui Ayadi è uscito vincitore, ma inutile fare pronostici, scopriremo il verdetto insieme tra poco. Non ci sono sorprese, vince Islam Erzi, chiedo scusa, lui Ayadi. Erzi era impegnato nell'incontro precedente, Ayadi che si porta a casa questo incontro. Niente da fare per uno stoico Federico Carta. E ora, se volete, quello che possiamo considerare il main event, con l'atleta di casa della Sesa Boxing, Giuseppe Nardi, fresco di medaglia di bronzo ai campionati italiani. Ecco le presentazioni all'angolo blu per la Ring Olympic Barrick, Robert Perez. All'angolo rosso per la Sesa Boxing, Giuseppe Nardi. I ragazzi sono della categoria Elite, combattono per la categoria 68 kg. L'incontro con la quale si va a chiudere. Questo meeting internazionale Sardegna-Corsica. Nardi contro Perez. Nardi che prova a prendere l'iniziativa a qualche centimetro meno del suo avversario. Sarà semplice trovare luce per mettere colpi puliti. Perez potrà essere molto strutturato, ha fama di essere un ottimo prospetto.
Perez che tiene lontano Nardi. Sinistro di Perez. Nardi si difende chiudendo la guardia, poi cerca di attaccare ma non trova ancora il bersaglio. Ottimo gancio da parte di Perez. Diretto Nardi. Al lavoro di Perez. Dove anche il conteggio su Nardi dopo un diretto destro tremendo. Nardi però non ha nessuna intenzione di smettere di combattere dopo il primo conteggio. Ancora Perez alla ricerca di un nuovo conteggio con quel diretto pesante che davvero non è arrivato per una questione di millimetri. Eccola la risposta di Nardi. Un gancio al volto. Ancora Perez. Destro sinistro. Nardi, gran risposta. Finisce qui la prima ripresa. E qui le cose si fanno davvero serie. Comincia la seconda ripresa. Perez, prima il destro poi il sinistro. Provando a reagire Nardi, ora lo chiude all'angolo, non riesce però a mettere colpi. Perez deve stare attento a non colpire Nardi alla nuca perché non è il senso di questo sport. Chiamato anche dal direttore di gara. Grande risposta di Nardi. Risponde benissimo ancora Nardi. Perez però trova il modo di rimettersi in corsia. Invitato a raddoppiare, dentro col diretto sinistro Nardi.
Esce benissimo dall'angolo Perez. Sinistro al volto ancora per Perez, per raddoppia bene. Nardi che è bravo ad evitarlo. Perez usa benissimo le sue leve lunghe. Finisce anche la seconda ripresa. Terza e ultima ripresa che comincia in questo momento. Invitato ad incrociare Nardi. Molto bravo nella schivata. Ancora dentro col sinistro Nardi. Buon diretto anche di Perez. Nardi però è bravissimo a dare ad andare. Riesce però a mettere colpi decisivi come questo di Perez. Si tiene il centro del ring, Nardi non riesce però da qualche secondo a mettere colpi. Ne approfitta allora Perez, va dentro prima col destro poi col sinistro, sta un po' sbracciando adesso Nardi, ne approfitta Perez col montante dentro. Ancora pesantissimo il gancio Perez, addirittura al tappeto Nardi. Dimostra però di essere in grado di riprendere. Occhio però, perché c'è coach Antonello Loi salito a bordo ring. Mi è chiaro il motivo, in ogni caso si può riprendere a boxare. Ultimi istanti del match.
match che finisce in questo momento. Arriva il verdetto, vince ai punti l'angolo blu, Robert Perez. Niente da fare per Giuseppe Nardi, ha dato vita comunque a un gran bel incontro. Allora, questo era anche l'incontro che ha messo fine alla quinta edizione della Sesa Boxing Night, chiudendo così questo meeting internazionale Sardegna contro Corsica. E allora io ringrazio Cristian Lisai per le immagini che vi sono arrivate qui da via Brunelleschi, Porto Torres. Grazie anche a voi per aver seguito con noi la diretta di questa quinta edizione della Sesa Boxing Night. Vi invitiamo a rimanere ancora collegati sui canali di Directa Sport. È qui che troverete la grande box regionale.